Come sappiamo, Tudor nasce da una costola, per così dire, di Rolex, nasce dallo stesso fondatore della Maison Coronata, ovvero Hans Wilsdorf, con l'idea, come abbiamo detto più volte anche in precedenti video su questo canale, di offrire la qualità, la bellezza, la robustezza Rolex anche ad un pubblico più popolare, per così dire. Tudor infatti nasce per offrire appunto grande qualità anche a prezzi molto più bassi, e questo incassando movimenti non di manifattura. Infatti i Tudor d'epoca sono addirittura marchiati Rolex, la cassa, il bracciale, il fondello e così via, ma all'interno hanno dei movimenti che sono per lo più di fornitura, movimenti ETA, anche se Tudor modificherà pesantemente alcuni di questi movimenti, ma sempre con lo scopo appunto di offrire qualcosa di più economico. Con il tempo chiaramente Tudor, come sappiamo, ha preso le distanze dalla sorella maggiore, ha cercato di crearsi un'identità propria e da ultimo, soprattutto grazie alla linea Black Bay ormai lanciata qualche anno fa, direi che ci è riuscita. Ormai il catalogo Tudor è molto ricco e vasto e soprattutto offre tanti modelli che piacciono molto agli appassionati, a partire dal Black Bay fino ad arrivare al più famoso forse Black Bay 58, Black Bay 58, quello da 39 mm con una cassa più sottile e un po' più vintage, soprattutto nella versione nera che offre l'aspetto del gilt dial. Però è anche vero che Tudor ha necessità di costruirsi ogni giorno una propria identità e qualche anno fa ci ha provato anche con il Tudor GMT, che si tratta di un Pepsi che riprende un po' quelli che sono i tratti stilistici del fratello maggiore del Rolex GMT, pur conservando tutta l'identità del Black Bay, e infatti ha una cassa da 41 mm, ha quelle forme che ricordano molto Tudor, per non parlare delle sfere delle ore, soprattutto cosiddetta snowflake, o il bracciale Rivetti che ad oggi dagli appassionati rappresenta una chiara distinzione del brand Tudor, sebbene da molti siano amati e da molti altri invece mal sopportati. È vero, però è anche vero che al momento questa è l'identità Tudor. Ma questo GMT allora è un bell'orologio? Può essere un valido sostituto del Rolex GMT? Beh, il Tudor GMT Black Bay è indubbiamente un bell'orologio e anche al polso fa la sua figura. Certo, è un orologio di presenza, è necessario avere un certo polso per poterselo permettere, però è anche vero che, ad esempio, sul mio polso da 16 cm e mezzo è un orologio che comunque si fa notare senza apparire eccessivamente sproporzionato. È sicuramente un grande e bello orologio sportivo. Ecco, rispetto al Rolex GMT riprende, è vero, alcuni tratti stilistici, il più noto chiaramente la lunetta bicolore rosso e blu, però è anche vero che conserva una propria identità molto forte, ed è anche vero che Tudor, in quanto costola appunto di Rolex, ha il diritto forse di riprendere alcune di quelle linee stilistiche. Se in passato infatti gli orologi erano praticamente sovrapponibili e addirittura i Tudor marchiati Rolex, oggi Tudor ha un'identità propria, ma è anche vero che ha la possibilità di prendere spunto da quello che è sempre stata Rolex, proprio perché nascono praticamente dalle stesse idee, dalle stesse penne, per così dire. Ebbene, questo Tudor GMT è effettivamente una valida alternativa, secondo me, al Rolex GMT, e non tanto per il prezzo o per l'irreperibilità, per la rarità di questo Pepsi di Rolex, ma soprattutto perché a suo modo rappresenta un GMT nuovo nel mondo dell'orologeria, nel panorama del collezionismo. E proprio per questo motivo non è un semplice sostituto del Rolex GMT, ma anzi lo può tranquillamente affiancare in qualsiasi tipo di collezione.
Stabilire quale dei due sia più bello chiaramente non è possibile, potremmo facilmente rispondere Rolex, ma forse lo faremmo nella maggior parte dei casi soltanto per abitudine, soltanto per blasone o per rarità o trattandosi di un oggetto molto ambito. Certo è che anche questo Tudor Black Bay GMT è un orologio molto bello e a mio avviso può tranquillamente reggere il confronto con il più blasonato Rolex, anche perché Tudor ormai ci ha abituato a una grandissima qualità estetica e qualità delle rifiniture. Per non parlare del movimento, che in questo caso è un calibro in house, per non scadere nella vicenda Kenissi di cui magari un giorno parleremo, che offre una riserva di carica di 70 ore e oltre a questo anche la certificazione COSC, ovvero quella certificazione che assicura un grado di precisione molto alta ai movimenti e che segna -4 più 6 secondi al giorno. Insomma, si tratta di un orologio che ha una forte identità, un orologio che all'interno di una collezione può tranquillamente avere un posto esclusivo anche nel caso in cui ci fossero altri GMT, anzi in una collezione che magari punta a raccogliere diversi GMT, io ritengo che il Tudor non possa mancare. Ecco, allora questo breve video, questo breve confronto è come sempre qui su TOC spunto per qualche riflessione che chiaramente vorrei fare con voi all'interno dei commenti qui sotto. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere cosa pensate del Tudor GMT confrontato al Rolex Pepsi in ceramica. Ne parliamo insieme e non prima però di avervi ringraziato per essere stati anche oggi qui in questo video. Se volete iscrivetevi al canale, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo invece qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!